Sono su una spiaggia in Portogallo. È l'alba, il sole si sta scaldando e l'acqua è ancora fredda. La spiaggia è deserta, non c'è nessuno che ci guarda. Ho aspettato questo momento per così tanto tempo e ora sta succedendo davvero. Sento un misto di eccitazione e paura. Sono con una persona che mi fa sentire al sicuro. Mi guarda, mi sorride e mi dice: sei pronta? Io in realtà non lo sono affatto, non so cosa aspettarmi, non so come muovermi e ho paura di sbagliare. Allora decido di mentire spudoratamente e rispondo: sì. Mi sdraio, mi rilasso, mi concentro su un punto fisso, respiro e a un certo punto succede che il piacere inizia dai piedi, attraversa il corpo fino alla punta della testa. È un momento di pura gioia. Tutto intorno a me sembra scomparire. È la prima volta che sento questa sensazione nel corpo. Il tempo si ferma. Non riesco a smettere di sorridere. Sono in estasi. Questa era la mia prima volta. La prima volta che surfavo un'onda. Avete presente quelle immagini dei film con il classico surfista biondo, muscoloso, sicuro di sé, che cavalca delle onde con eleganza? Ecco, non è andata affatto così. Anzi, mi sono sentita goffa, impacciata e se proprio dobbiamo dirla tutta, sarò stata sull'onda 2 al massimo 3 secondi. Ma anche se per poco tempo, quella sensazione era stata così bella, così intensa, che volevo viverla di più, esplorarla di più. Così inizio a prendere qualche lezione di surf, a chiedere alle persone intorno a me e a cercare di capire come migliorare, visto che ormai la fortuna del principiante era finita. Ma qui succede che il surf, che all'inizio era stato solo puro divertimento, prende una piega diversa. Diventa una questione di performance. Il mio obiettivo a questo punto è solo uno: prendere l'onda. E mi dimentico del piacere. Tutta la mia attenzione è rivolta al risultato. Ma non ce la faccio. Vedo le persone intorno a me prendere onde con facilità mentre io fallisco continuamente. Non mi diverto più e ad ogni tentativo fallito aumenta la mia ansia da prestazione. Stare in acqua è terribile. Qualcuno di voi ha mai preso un'onda o conosce qualcuno che surfa? Per chi non conosce questo sport, voglio sfatare qualche mito, perché quell'immagine dei film che tanto ci fa sognare è solo una parte di verità. Nella realtà devi mettere la muta al freddo e al gelo delle spiagge oceaniche, camminare su delle rocce appuntite per raggiungere l'acqua, nuotare controcorrente e delle volte anche controvento, sperare che nessun'onda gigantesca ti travolga, raggiungere la velocità giusta e poi magari alla fine l'onda non la prendi nemmeno. E come se non bastasse, quando esci stanca e demoralizzata, corri anche il rischio di ricevere la classica domanda: com'è andata? Quante onde hai preso? È tutta un'ansia da prestazione, prima e dopo. In quest'ansia però ho visto la similitudine e un modo per aiutare i miei pazienti. Perché, come sapete, nella vita io faccio la sessuologa. Senza risultato, senza raggiungere il traguardo, incompleto. Queste sono le parole che usano i miei pazienti per descrivere i loro rapporti sessuali quando non raggiungono l'obiettivo, l'orgasmo. Qualcuno di voi ha mai avuto un orgasmo o conosce qualcuno che fa sesso?
Per chi non conosce questo sport, anche se siamo tutti qua perché qualcuno prima di noi ha fatto sesso, voglio sfatare qualche mito, perché l'immagine dei film che tanto ci fa sognare è solo una parte di verità. Nella realtà devi trovare qualcuno con cui farlo, superare la paura del rifiuto, spogliarti sperando di indossare l'intimo giusto, spiegare che cosa ti piace e che cosa no, trovare il punto giusto, non perderlo, muoverti delle volte anche contro la gravità, sudare e poi magari alla fine l'onda non la prendi nemmeno. E come se non bastasse, quando esci stanca e demoralizzata, corri anche il rischio di ricevere la classica domanda: com'è andata? Sei venuta? Ma come siamo arrivati a questa ossessione per l'orgasmo? Non per caso. Per anni abbiamo cercato di spiegare il sesso attraverso degli schemi ben definiti. Uno dei primi a dare una struttura a questa idea è stato Sigmund Freud. Secondo Freud, l'orgasmo vaginale era il culmine naturale della sessualità femminile. Freud credeva che una donna poteva essere considerata pienamente matura solo se raggiungeva un orgasmo tramite la penetrazione. Sigmund, che sicuramente era un genio da tanti punti di vista, ma di sessualità femminile non ci aveva capito molto, ha contribuito a lasciare un'eredità pesante, spingendo milioni di donne a vedere un momento di piacere come un test di maturità e valore. Negli anni 60 poi Master e Johnson, due pionieri della sessologia che passavano le loro giornate a studiare le persone che facevano sesso in laboratorio, hanno rafforzato questa visione, descrivendo l'orgasmo come una parte essenziale del ciclo di risposta sessuale. Secondo loro, senza questo apice di piacere, la risposta sessuale era incompleta. Da qui nasce la percezione comune che se non c'è l'orgasmo, qualcosa manca. Ma da terapeuta e scienziata che studia il sesso vi posso dire che non è sempre così e che anzi dare tutta questa attenzione a quella che fondamentalmente è una reazione fisiologica può creare problemi. Solo negli ultimi anni alcune ricercatrici come Sarah Chadwick o Brian Fass hanno iniziato a studiare due conseguenze pericolose di questo modo di pensare: gli orgasmi simulati e gli orgasmi sforzati. Di simulare o fingere l'orgasmo sicuramente avete sentito parlare. Chi non si ricorda la famosissima scena di Harry ti presento Sally? Anzi, può essere che tra di voi c'è chi ne recitati anche di migliori. Secondo gli studi, 8 donne su 10 e un uomo su 4 hanno finto almeno una volta nella vita. Sì, avete sentito bene, anche gli uomini fingono. E di solito quando fornisco questo dato mi chiedono: ma come fa un uomo a fingere? Però mi dispiace, non è l'argomento del talk, vi invito a chiedere ai vostri amici, sicuramente vengono fuori conversazioni interessanti. Gli orgasmi sforzati, invece, sono più difficili da comprendere e da riconoscere. Per questo utilizzo la storia di un mio paziente, Marco. Delle volte non ho voglia di avere un orgasmo, mi dice Marco, perché sono stanco, semplicemente perché sto bene così. Però so che è fondamentale che io venga. Se non lo faccio, dovrò rispondere a 1 milione di domande sul perché, come se non mi piacesse abbastanza. Allora, per evitare tutto questo, mi sforzo, mi concentro, contraggo i muscoli, mi perdo nelle mie fantasie sessuali e alla fine ce la faccio. Ma non sono mai orgasmi belli e soddisfacenti. Mi lasciano una sensazione di tristezza, come se mancasse di rispetto al mio corpo. Marco non è il solo. Secondo uno studio dell'Università del Michigan, condotto sempre dalla Chadwick, quasi 1 persona su 2 si è ritrovata nella stessa situazione, trasformando un momento di piacere in una fonte di pressione e infelicità.
L'ossessione per l'orgasmo è così grande che siamo disposti a fingere o a sforzarci in uno dei momenti che dovrebbe essere il più autentico di tutti. C'è chi lo fa perché ha paura di sembrare anormale, perché crede che senza quel culmine di piacere sia meno desiderabile. C'è chi lo fa perché pensa che sia più romantico arrivare insieme, come che quella fusione perfetta di dopamina e amore potesse definire il successo di una relazione. C'è chi lo fa perché altrimenti non sa come terminare il rapporto, perché sottostà a questa legge non scritta per cui solo se raggiungiamo l'obiettivo possiamo finire, non se siamo stanchi, abbiamo fame, sete o sonno. Fingiamo perché ci piace far credere all'altra persona che sta facendo bene. Ma questo crea una trappola, trasformiamo l'orgasmo in un obiettivo da raggiungere per sentirci validi e completi. Questo succede perché non è più solo una reazione fisiologica, è diventata una vera e propria unità di misura del nostro valore come partner sessuali, una moneta di scambio con cui possiamo comprare l'idea di essere bravi a letto. L'orgasmo ci dà valore, come i voti a scuola, e se prendiamo un voto alto vinciamo la stima o l'invidia di tutti i nostri compagni. Il sesso è una rappresentazione della nostra società, consumistica, orientata alla performance, basata su obiettivi e risultati da produrre. Già nel 1997 due studiosi della sessologia, Hyde e Delamarre, teorizzavano nel loro manuale Understanding Human Sexuality che rendere l'orgasmo il fine ultimo del sesso fosse una conseguenza di questa visione consumistica della sessualità. Ma quando il sesso diventa una gara, contribuisce a creare prima insicurezze e poi vere e proprie disfunzioni sessuali. Anch'io mi sono trovata bloccata nella performance, ma nel surf, che all'inizio era puro divertimento, esplorazione e libertà, e presto è diventato solo un modo per dimostrare il mio valore, per dimostrare quanto ero brava, quante onde potevo prendere, quanto grandi dovevano essere. Finché ho capito come ingannare il mio cervello. Dovevo cambiare il modo in cui valutavo il successo di una sessione di surf. Così ho iniziato a contare i tentativi, non le onde prese, a vantarmi quando il mio corpo riusciva a fare qualcosa di nuovo, a farmi i complimenti se riuscivo a mantenere la calma mentre un'onda gigantesca mi spingeva sott'acqua, a misurare quante volte rido ad ogni caduta. E in questo modo ho scoperto che posso fare delle surfate pazzesche anche senza prendere le onde. Quindi, se proprio dobbiamo valutare il sesso, facciamolo sulla base di criteri che dicono quanto siamo stati liberi di essere noi stessi, di esplorare e di divertirci, non sulla base di parametri che non dicono veramente niente dell'esperienza che abbiamo vissuto. Quanto hai comunicato quello che desideravi? Quante cose nuove hai scoperto sul tuo corpo o su quello dell'altra persona? Quante volte avete riso insieme? Queste dovrebbero essere le domande che ci facciamo alla fine di un rapporto sessuale. So che siamo umani e abbiamo bisogno di valutare qualsiasi cosa, ma vi voglio ricordare che almeno in camera da letto i criteri di valutazione li potete decidere voi. Siate gentili e scegliete quelli che non vi stressano, ma che vi divertono e vi stimolano. In questo modo possiamo vivere il sesso senza l'ansia della performance, senza il bisogno di dimostrare nulla. Possiamo essere lì, presenti, e lasciare che il sesso torni a essere quello che è sempre stato. Una delle espressioni più alte della creatività e della libertà umana.
Chiudete gli occhi. Immaginate. Siete seduti su una tavola da surf in mezzo all'oceano. Di fronte a voi, all'orizzonte, il sole che tramonta vi scalda il viso. Il silenzio vi culla. Non c'è bisogno di rincorrere l'onda, non c'è bisogno di nessun risultato. Questo è il vero piacere, stare senza dover fare nulla, se non essere e godere. Grazie.